Buongiorno e benvenuti ad un nuovo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna con la vostra guida virtuale Achim Ferrandina Guriu. Se non avete ancora abbonato il canale vi prego di farlo, se vi piacerà questo episodio lasciateci un bel pollice in alto e qualche commento e se volete supportarci potete farlo tramite la prenotazione di tour live o virtuali e altrettanto tramite Patreon. Vi lascio tutte le informazioni in descrizione e nel primo commento. Oggi vi parlerò di Massimiliano I di Asburgo, chiamato anche l'ultimo cavaliere. Perché l'ultimo cavaliere? Perché lui ha organizzato una grande quantità di tornei ed è stato molto bravo, ha avuto molto successo in quanto ha anche partecipato agli stessi. Lui è stato il figlio di Federico III di Asburgo, chiamato l'arcidormiglione del Sacro Romano Impero, ne abbiamo già parlato, ma Massimiliano I non è stato un arcidormiglione. Lui vive a cavallo fra il XV secolo e il XVI secolo, nasce in Austria, a Wiener Neustadt, morirà sempre in Austria a Wels all'inizio del XVI secolo. La sua salma è custodita sempre in Austria a Wiener Neustadt, ma soltanto il suo corpo, il suo cuore è custodito a Brugge, dove è custodita anche la salma della sua amata prima moglie Maria di Borgogna. Quindi possiamo dire che è stato sia l'ultimo cavaliere che anche un gran bel romanticone. Per descrivere gli Asburgo c'è un detto, un po' uno sfottò che viene aggiudicato a Mattia Corvino che dice «Bella gerant ali, tu Felix Austria nube». Nam che Mars ali dat tibi diva Venus, il che potrebbe significare voi altri fate le guerre, tu Austria felice sposati, quello che agli altri dà la guerra, Marte, a te viene regalato, viene dato da parte di Venere dell'amore, perché gli Asburgo sono stati molto bravi a organizzare matrimoni per accaparrarsi, aggiudicarsi nuovi terreni. Però Massimiliano I è stato bravo anche per quanto riguarda le guerre, per esempio vince una battaglia contro il re di Francia Luigi XI, raggiungerà con un esercito addirittura Pisa e libererà Milano dai francesi, ma per quanto riguarda i matrimoni è stato davvero molto bravo. In primis per il proprio sposerà Maria di Borgogna, la figlia dell'ultimo duca di Borgogna, si chiamava Carlo il Coraggioso, Karl der Kühne. Sarà un matrimonio davvero di amore, i due si amano, da questo amore nascono dei figli, una Margareta e altrettanto un Filippo, il più avanti chiamato Filippo il Bello, che diverrà poi duca di Borgogna. Più avanti poi perderanno la Borgogna, ma manterranno una parte appunto dei Paesi Bassi. Questo Filippo il Bello sposerà Giovanna la Pazza, la figlia di Ferdinando di Aragona, e Isabella di Castiglia, sì, proprio quella Isabella di Castiglia che aiuterà per esempio Cristoforo Colombo per quanto riguarda la scoperta dell'America nel 1492. Questi avranno dei figli, uno dei quali Carlo V, che diverrà il primo re di Spagna, così anche la Spagna arriverà agli Asburgo. Massimiliano organizza un altro matrimonio ancora, il doppio matrimonio del 1515 nel Duomo di Santo Stefano di Vegna, dove organizza che la sua nipote Maria sposerà Ludovico II di Boemia e di Ungheria. Tramite questo matrimonio e tramite accordi, poi più avanti, prima la Boemia e poi l'Ungheria passeranno agli Asburgo. Quindi questo Massimiliano è stato una persona abbastanza interessante, direi molto intelligente, anche molto diplomatico, vive nel pieno del Rinascimento e lavorerà a contatto, o meglio sarà a contatto con persone molto interessanti. Per lui lavorerà anche il più conosciuto rappresentante del Rinascimento della Germania, ovvero Albrecht Dürer. Per quale motivo stiamo girando questo episodio qui? Perché siamo nell'ala svizzera della Hofburg viennese, dove lui dovrà vedere all'età di soli 3 anni come il padre stesso verrà assediato dal proprio fratello per circa 4 mesi. Questo può succedere e alle mie spalle vedete anche una corona, perché qui alla vostra destra c'è l'ingresso alla Camera del Tesoro della città di Vienna, di Schatzkammer, dove c'è il tesoro della Borgogna, oggetti collegati proprio a Massimiliano I e alla Borgogna, ma anche la corona dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Se volete saperne di più su lui o sugli oggetti che ci sono qui, venite nella Schatzkammer o potete prenotare un tour da me o dalle mie colleghe e colleghi. Ci vediamo la settimana prossima per il prossimo episodio di 4 minuti di storia, arte e cultura a Vienna. Grazie mille per l'attenzione e alla prossima, ciao! Perché lui, diciamo, è... Se non mi incarto mentre parlo, potete farlo. Di conseguenza possiamo descriverlo anche... no. Was so viel heißt, perché passo adesso dall'italiano al tedesco?